Helldivers, il gioco non pesa più 1000 giga. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e questa è la mia rubrica Aggiornamento. Oggi parliamo di Helldivers 2 e ragazzi, non me l'aspettavo per niente. Infatti ero diventato molto critico dopo l'aggiornamento Into the Unjust, che ho trattato in questo video. Ma nei mesi precedenti Arrowhead ha fatto sempre più passi verso di noi e siamo arrivati al culmine dell'ascolto verso la nostra community, nello spirito democratico. Circa, perché sì, non solo il gioco finalmente è passato da più di 160 giga su Steam a 22 e qualcosa, ma stanno introducendo un sacco di novità interessanti. E ritornando su Helldivers 2 dopo una bella pausa ho pensato, perché non iniziare il 2026 con il botto, quindi dritto al sodo. Partiamo con il dire che negli scorsi mesi hanno rilasciato diversi titoli di guerra, dai guerrieri pitoni della giungla, che hanno introdotto la Maxigun Minigun e tantissimi altri elementi mica male per il combattimento corpo a corpo, fino al ritorno nel Superstore della collab con Killzone. Il titolo di guerra leggendario ora rimarrà lì per sempre. Ed hanno aggiunto e sistemato tanti contenuti, da quelli già presenti in Into the Unjust fino ai nuovi mondi magmatici. Dopo diversi rinvii, alla fine questo nuovo titolo di guerra stealth redacted in pieno stile Warhammer 40.000 introduce finalmente una nuova modalità di gioco. È un titolo di guerra Warbond leggendario, quindi costerà 1500 super crediti. Ne vale la pena? Secondo me sì, però è molto tecnico. Sì, perché sia le armature sia le armi di questo titolo di guerra sono pensate per andare ad affrontare un determinato tipo di nuove missioni. Finalmente lo stealth è viabile, ma è anche integrato nelle meccaniche di gioco. Saremo le ombre della democrazia in queste nuove missioni nel cuore del nucleo automaton. Dovremo interagire infatti in alcuni pianeti cardine del dominio socialista dei bot. Non ci vedranno nemmeno arrivare con le nostre Delta Force, volevo dire con le nostre squadre d'operazione ombrose. Esporteremo la democrazia come mai prima d'ora. Queste 3 missioni sono particolari e ve ne parlo subito. Non avremo a disposizione praticamente mai il nostro SSD. No, non parlo del driver di storage che una volta era super occupato da un insieme di file di gioco che per fortuna sono stati ridotti. Non a discapito della performance. L'ottimizzazione è cardine soprattutto in queste missioni. Infatti dovremmo stare molto attenti a non farci scoprire e ancora più attenti ad intercettare i marescialli degli automaton che andranno a chiamare rinforzi. Questa loro azione, oltre che chiamare effettivamente nuove unità automaton in mappa, aumenterà il livello di minaccia percepito. Quindi durante tutta la missione dovremo affrontare un numero crescente di nemici. Non potremo utilizzare, come dicevo prima di interrompermi, l'SSD, il nostro Super Destroyer democratico. Quindi non potremo spammare stratagemmi, mi dispiace. Dovremo giocare molto più lentamente. Helldivers 2 diventa molto più tattico con le missioni stealth. E vi chiederete come possiamo chiamare i rinforzi? Detto fatto, ci saranno degli obiettivi secondari che sono stati predisposti in precedenza dalla democrazia controllata sul pianeta. Una volta collegati i nostri dispositivi con i pod di rinforzo, potremo effettivamente usufruire di un numero limitato di rinforzi Helldivers. Quindi è fondamentale all'inizio di queste missioni occuparsi di almeno un punto di rinforzo. Potremo richiamare una volta per Helldivers il nostro SSD personale e avere così una finestra d'operazione che io consiglio di massimizzare con i cooldown, perché appena arrivati in una di queste missioni dovremo utilizzare tutto ciò che ci siamo portati dietro. E a tal proposito vi consiglio di armarvi di più zaini differenti, dai rifornimenti ai jetpack ai teletrasporti fino alle armi più varie, non perché si debba portare tutto quanto insieme, ma semplicemente per lasciare
un equipaggiamento in armeria di supporto nel punto in cui abbiamo deciso di atterrare. Esoscheletri e laser orbitali potranno essere utilizzati così all'inizio della missione e su richiesta dell'SSD temporaneo. Quindi in realtà non avremo 3 utilizzi ma soltanto 2. Sono missioni che prevedono anche obiettivi secondari già noti come la distruzione di depositi di munizioni. In generale queste missioni, come stiamo per vedere, hanno un ritmo molto più lento idealmente e vanno anche a trasformare la percezione del classico stile frenetico di Helldivers 2, perché ci danno la possibilità di sperimentare qualcosa di molto differente. Parliamo adesso degli obiettivi principali che vanno a determinare questo nuovo set di missioni della nuova operazione Ombrosa. Dovremo recuperare un'arma di supporto videocamera con la quale dovremo filmare delle prove degli armamentari dei bots. Soltanto una volta dopo che avremo scortato il nostro cameraman in 3 luoghi differenti a recuperare 5 prove, dovremo portare al punto d'estrazione la videocamera con le prove. Nel secondo tipo di missione invece l'obiettivo principale sarà quello di recuperare delle card di identità che tutta la squadra condividerà, quindi non sono oggetti da trasportare, per sbloccare le informazioni che dovremo poi consegnare al punto d'estrazione. Il terzo obiettivo, e forse il più semplice, è quello di distruggere tutte le batterie antiaeree sul pianeta. Quindi di tutta l'operazione è la missione un pochino più violenta e frenetica. Ma dai, chi voglio prendere in giro? Tanto giocando con i random, al 90% dei casi finirà sempre in cacciara e faremo sempre tutto tranne che una missione di spionaggio e infiltrazione, ahimè. Però potremo sempre giocare o con gli amici o da soli, cercando di rimanere degli agenti nell'ombra. Nel nuovo titolo di guerra è presente anche lo stratagemma dell'esplosivo C4, che credo sia molto inferiore rispetto a dinamite più pacchi di rifornimento. Come primo titolo di guerra e insieme di missioni particolari senza una nuova grande patch, aggiornamento, evento come Into the Unjust, Earth of Democracy e tutto ciò che è venuto prima, non ci possiamo lamentare. È un piccolo passo in avanti che rappresenta una ciliegina sulla torta di tanti piccoli hotfix e mini patch che ci hanno accompagnati durante questa, tra virgolette, espansione. Arrowhead si sta dimostrando un pochino più con i piedi per terra e questo non può che farci ben sperare per il futuro. Tutti gli eventi narrativi che ci hanno accompagnato in questi mesi ci hanno portato alla creazione di una super arma per la super terra. Sicuramente la nuova espansione è dietro l'angolo. Chissà quali nemici dovremo affrontare, nuovi boss, nuove missioni. Ci saranno anche nuovi strumenti interessanti, forse più di quelli stealth? Voi cosa ne pensate? Se volete servire la super terra come degli agenti di infiltrazione, è il momento giusto per provare ad approcciare Helldivers 2 in maniera differente, prima del grande ritorno delle esplosioni cinematografiche, magari anche di sistemi stellari interi. Dunque le prospettive per questo 2026, cari Helldivers, sono rosee, molto democratiche e parecchio controllate. Riuscirà Arrowhead a non deluderci più? Lo dovremo scoprire nel corso dei prossimi mesi e vi prometto che lo faremo insieme. Non posso ora che ringraziarvi per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno. Se volete supportare il mio lavoro lasciate un like, condividete il video e ditemi quello che pensate nella sezione dei commenti. Vi ricordo che tratto tantissimi giochi differenti, ma se vi piacciono gli shooters piuttosto che giochi di ruolo o di strategia, recuperatevi anche i miei contenuti su giochi come Deep Rock Galactic, Vermintide, Darktide e Space Marine 2. Ciò detto, questo è quanto. Tirannomatto out. Alla prossima.